giorno 30 novembre, ultimo giorno di autunno. Dalla prossima settimana inizia l'inverno e anche oggi e già da 2 settimane fa molto freddo. Ma se fa molto freddo io comunque non vado a sciare, ma continuo ancora la mia stagione estiva. E oggi vado a fare un giro da qui, dal parcheggio del negozio Bennett, un giro fino al lago di Viverone, e dal lago di Viverone questa volta non torno subito indietro, ma vado a Ivrea e poi da Ivrea torno sempre qui. Il mio giro sarà più o meno di 100 km. Ho deciso di allungarli perché su Gulliver mi dava inizio da Macea o da Ivrea, e questo giro avrà solo 70-80 km. Invece io ho deciso di allungarlo con 30 km e arrivare a 100 km di distanza. Ecco, la mia bici di oggi sarà questa bianchi, però colore azzurra verde. E come primo paese di arrivo sarà Caluso. Adesso da Chivasso dobbiamo fare 10 km e arrivare a Caluso. E allora partenza. Caluso non è lontano da Chivasso. Più o meno 10 km. Dal Bennett è molto comodo di andare in tutte le parti. Trovate parcheggio grandissimo, senza orari, e poi sono anche diversi negozi. Anche questa pista ciclabile che va sopra l'autostrada. Caluso sempre dritto. E poi qui da Bennett, se venite con la macchina all'uscita che va sul centro, subito trovate il Bennett, o da Milano o da tangenziale di Torino.
e là in basso c'è anche parcheggio per i camion. Subito dopo l'uscita che va sul centro c'è il parcheggio. Oggi la giornata è un po' brutta. Spero che a mezzogiorno sarà un pochettino più caldo. E siccome è brutto, per forza devo spingere più forte, così mi riscaldo un po'. Ecco, da qui andare verso direttamente a Ivrea sono solo 30 km. Andata e ritorno 60. Ma se facciamo il giro intorno al lago, da Caluso girando a Mazzè, e poi a Borgo Alice e poi il lago di Viverone, la distanza verso Ivrea si allunga. Guardate, sulla strada c'è la mia ombra, quindi è arrivato un po' di sole. Adesso al mattino era 2 gradi solo. Spero che magari a pomeriggio arriverà magari a 10 gradi. A 2 gradi c'è il rischio di congelarmi.
Oggi devo fare anche più di 100 km perché la bici è gravel e poi è una bici con motore elettrico con pedalata assistita. Guardate questa statale, perché per alcuni di voi sarà una strada importante. È una strada su quale si può arrivare a Ivrea senza pagare. Chi di voi va a Aosta a sciare o a fare altre cose? Fino a Ivrea si può facile e veloce andare su questa statale. È una statale da poco riparata. Lo hanno allargato di poco. E io quando vado a Cervini a sciare o in altra parte a Aosta sempre faccio questa strada. E anche a Ivrea faccio altro pezzo, però in città di Ivrea è un po' brutto e dovete fare i giri. E prima di Ivrea vi consiglio di andare sull'autostrada.
quest'ora è così freddo che sembra Siberia e non calda Italia. Piano piano mi sto abituando con questa temperatura, però le mani, anche se ho le guanti, sento molto freddo. E se osservate in ombra che alzo il braccio portandolo alla bocca per fare riscaldare i mani. La strada è sempre dritta fino a Ivrea. Sono un paio di rotonde e poi un paio di passaggi nei paesaggi.
spingo abbastanza forte, qui è poco in salita e spingo, arrivo a 25 km orari. E se vado così tutta la giornata, allora in 2-3 orette solo il giro di 100 km sarà fatto. Pianifico di fermarmi a fare la pausa al lago e poi anche in Ivrea, fare un giro nel centro, un paio di foto e poi da lì ritorno. Il ritorno lo faccio un po' più diretto, non torno al lago ma faccio diretto Ivrea Chivas. Tornando su questa strada. Caluso resta 3 km. Qui hanno costruito questa tangenziale intorno a Are. Si poteva andare a Are, magari al ritorno passiamo in Are. Un piccolo paesaggio. Vicino a Caluso. Questa tangenziale è come un arco intorno al paese, e poco in salita
e fra un po' arriviamo alla salita più alta, ma è di solo un 5 metri. E poi subito dopo c'è una discesa. Una discesa facile da superare. Quando si arriva su si osserva il paesaggio caluso. È la mia prima uscita in una giornata così fredda. Non riesco con il lavoro a fare le attività che pianifico di fare tutto l'anno. E in posto di andare o a pattinare o a sciare, io devo fare un'attività estiva. Mi sono rimaste ancora due attività da ski roll, una da classico e una skate, però non riesco a farle e li devo fare nella prossima stagione estiva, inizio maggio. Perché a Pragelato ha nevicato e la pista sarà oggi già preparata. Un chilometro, un qualche chilometro, 2-3, sono sicuro che sono preparati. E poi la Palavela che è aperta già da fine ottobre. Potevo andare ieri, ma ieri ho preparato i miei sci. Ecco, ancora un chilometro e siamo in Caluso. Qui un'altra salita e poi discesa. Sale sopra la strada, sopra un ponte.
e non sono andato a Palavella perché ho preparato i miei sci. Ma e poi perché oggi pensando di fare questo grandissimo giro da 100 km per non stancarmi troppo sono rimasto a casa. Prima rotonda dopo il ponte ho girato a destra verso Caluso centro. Guardate qui c'è orologio con 8 gradi di Celsius di temperatura. A me sembra molto di più, molto di meno. Mi sembra 2-3 gradi. Andando contro il vento andiamo un po' in Caluso centro e poi giriamo a Mazze, poi torniamo qui perché qui la strada si doveva girare qua prima del centro. Ma io voglio fare un giro nel centro. A Caluso centro non sono mai venuto e forse anche voi non avete sentito di questo piccolo paesaggio. Facciamo un giro sulla strada centrale, però là c'è divieto, facciamo un giro di qua. Alla prima si svolta a sinistra verso centro e municipio.
Ecco palazzo con muraglia, sembra Moncalieri. E guardate qui nel centro di Caluso c'è una pista di pattinaggio. Se sapevo prendevo i pattini con me. Una pista per i bambini, ma anche per quelli che non sanno pattinare. Hanno già preparato l'albero di Natale. Non volevo fermarmi qui nel centro, solo passare, ma visto questo bellissimo albero di Natale mi sono fermato a fare un paio di foto e poi ho fatto bene perché mi sono un po' riscaldato. Guardate cosa si può inventare con le ruote usate. Si può fare un Babbo Natale bianco. Adesso torniamo a quella strada che girava a sinistra, che adesso gira a sinistra, però prima era a destra. Dove c'era pannello con indicazioni mazze. Ecco, mazze 4 km solo.
dopo la pausa il freddo nelle mani, nelle dita è passato. E inizio a sentirmi un po' meglio. Come stanno guidando gli autisti che passano, la paura mi passa perché guidano abbastanza bene. Poi io ad ogni macchina che sento arrivare dietro mi sposto un pochettino verso la mia destra, così evitate il tamponamento. Qui inizia la strada un po' curvata e con salite e discese. Mi sono fermato un po' a guardare la cartina. Ecco, quando torno da Ivrea faccio la strada che arriva a Vichy. La strada che va da Ivrea a Vichy e la strada anche intorno al lago, ma da parte ovest del lago. Invece adesso io faccio la parte est del lago. E guardate, qui troviamo una bellissima pista ciclabile, pista da camminare, non larga ma con un buon pavimento.
appena costruita. Non si osserva un buco e nemmeno un crepaccio. Poi è abbastanza lunga. Ecco, già siamo a Mazzè. Però qui non si può andare con le bici, solo con camminando o correndo. E quindi dobbiamo stare sulla strada statale. Adesso da Mazzè andiamo a Villareggio. Villareggio è un altro piccolo paesaggio vicino. Un altri 5 km da fare. Vediamo sul pannello, sono scritti 6 km. Villareggio. Da qui si poteva fare questa strada, arrivare direttamente a Mazzè da Chivasso. Però io ho fatto la strada più larga. Ecco, Chivasso 13 km. Invece sulla strada quella prima ho fatto 16. Quella era un po' più lunga. E qui Villareggio non lo osservo più. Ah, ecco. Villareggio Ociliano, stessa direzione. In realtà il paesaggio si chiama Villareggia. Come finisce Mazzè c'è la discesa più lunga fino adesso. Con un paio di curve.
in basso vedete che la strada si restringe un po', diventa meno stretta. Strada così stretta diventa già un po' pericoloso di andare. Guardate che bel ponte sopra il fiume, sarà il fiume Po. Dopo il ponte inizia una salita più alta che ho fatto fino adesso. Mi ricordo l'altra volta quando ho fatto il giro da Chivasso a Viveroni, ho questa o un'altra salita, l'ho fatto quasi fino alla fine, ma poi ho sceso come me lo ricordo. Era questa più o meno 5 anni fa. Però io in 5 anni ho avuto un aumento di forza, di potenza di fare le salite. E adesso in queste salite non scendo più dalla bici. E poi oggi con pedalata assistita mi viene molto facile di fare. Guardate che riesco anche a parlare. Visto questi ragazzi si capisce che è iniziata la stagione di caccia. Sono vestiti in vestiti da soldato o forestale più o meno, un po' verde e marrone o verde grigio, per poter avvicinarsi dagli animali che li vogliono sparare. Ecco, solo alla fine sento un po' di fatica e mi devo alzare, stare in piedi a pedalare.
La salita è abbastanza lunga. Forse più di 1 chilometro. Non ho misurato dall'inizio di essa quanto distanziamo, più o meno così 1,5 2 chilometri. La strada è proprio bellissima, però stretta. E dopo un po' di tempo siamo già su. Più o meno tra 50 e 100 metri di dislivello, dal basso fino su. Però mi sono impegnato un po' di più come sulla pianura. E guardate, stiamo entrando in paesaggio Villa Regia. Strada statale 595 SS 595. Si passa nel centro del paese. E poco poco in salita. Ma è molto facile di fare. Adesso da qua due direzioni, solo Cigliano e Rondissone. Qui è Villareggio, proprio piazzale centrale. E io devo adesso di nuovo guardare la cartina, perché a Cigliano siamo già stati l'altra volta. Voglio fare più volte. Là si arriva ad una rotonda e vediamo dove si può andare. Se c'è qualche indicazione verso il lago di Viveroli.
dopo questo benzinaio è fine del villaggio, del paesaggio, meglio dire. Si arriva alla rotonda. E da questa rotonda resta solo 3 km fino a Cigliano e 32 fino a Vercelli. Un'altra volta si può fare anche Vercelli, che non ho mai fatto. Ecco, da qui andiamo a Moncrivello. Non arriviamo in Vercelli, ma nel comune di Vercelli stiamo entrando adesso. Ecco, la strada migliore è verso Moncrivello. Da qui si gira a sinistra e prendiamo la strada SS48 verso Moncrivello. Si arriva proprio nel paese Moncrivello, perché se andate dritto arrivate a Cigliano. Ecco, SP48. Cigliano io l'ho già registrato, allora facciamo un'altra strada. E più interessante per me è anche per voi che mi sta seguendo. Qui è poco in salita, però è una salita facile. Strada brutta con tanti crepacci e buchi, però con il gravel è come quasi con mountain bike, non si sente così forte. Qui da Moncrivello dobbiamo girare a destra verso Borgo Dale. Facciamo un grande giro intorno a Cigliano. L'altra volta andando a Viverone ho fatto Cigliano, Borgo Dale, sono entrato nel centro di Cigliano. È una strada più larga
E se andate a Vercelli è meglio fare quella. Adesso facciamo questo girone grandissimo intorno a Cigliano. E al primo pannello che indica Borgo Dale si gira a destra. Una salita più o meno di 500 metri di distanza. E come finisce inizia paesaggio Moncrivello. E poi dopo il nome del paesaggio un'altra salita e si arriva a una bella chiesa piccola ma bella. Santuario di Miralta. E adesso io mi fermo qua a guardare la cartina dove devo andare. Ecco, ho guardato la cartina e adesso devo andare a Maglione. A Maglione si poteva andare anche dritto, ma per passare il centro di questo paesaggio si può salire questa strada e fare un piccolo giro intorno e poi verso destra scendere a Maglione. La strada va fuori paesaggio. Mi sono fermato di nuovo a cambiare la batteria. Prima batteria già consumata e poi con il freddo si è consumato il 10%. Ecco, ci sono questi pannelli che
Qui mi dà castello. Vediamo che cosa c'è qui. C'è un castello a parte sinistra, guardate, là, però non grande e non tanto bello. Da qui si può anche girare a sinistra, andare a Ivrea, 20 km solo. Però io faccio un giro più grande, prendo a destra verso Malione, che sta da qui a solo 3 km. Via Malione anche si chiama. La strada sarà larga perché è consigliata ai mezzi pesanti. Oggi è il secondo paesaggio dove suona la campana. Di solito succede quando accendo la camera o dopo, però oggi suona quando sto registrando. Mezzogiorno e la campana suona tanto. Di area Moncrivello è abbastanza grande, è finito solo qui.
confine di Moncreviello finisce anche il comune di Vercelli. Si rientra a Torino e da qui a sinistra si va a Malione, ecco già inizia, e a destra c'era la strada che andava a Ciliano. Queste vie l'unica cosa migliore delle statali alte che larghe, che qui c'è meno traffico, specialmente oggi di domenica. Inizio Malione. Destra Malione centro. Centro e municipio. Il paese sta in una salita non troppo alta, su una collina. C'è anche un punto panoramico, andiamo a guardare il punto panoramico. Fino al punto panoramico dobbiamo fare una salita.
con la catena sulla stella più grande non riuscivo a salire. Qua è il cimitero. Guardate il punto panoramico. Con la vista sulle montagne. Qui la cartina con tutte le cime che hanno da 3000 metri, e là si vede anche il Monviso. Panoramico scendiamo in basso perché non ho tempo, e poi la giornata di oggi non è tanto bella per fare le foto e guardare la bellezza intorno. Altra strada non trovo direttamente a Borgo Alice.
andiamo a Borgodale. Che sta solo a 3 km di distanza. E di nuovo rientriamo nel comune di Vercelli. Stiamo per entrare nel paese Borgodale.
qui già sono pannelli Biella, Vercelli, Ivrea più vicino. Sto per arrivare ad una rotonda. Qui nessun pannello con qualche direzione, ma più o meno dobbiamo fare qui a sinistra, passare il paese e poi cercare qualche direzione verso Viverone. Ecco, c'è Alice Castello e anche Viverone. Per prima dobbiamo andare a Alice Castello e poi a Viverone. Viverone paesaggio è a 10 km. Alice Castello non lo vedo più, sarà prima, subito dopo Borgodale. Questa via l'ho già registrata in passato, però se trovo qualche nuova strada Alice Castello verso Viverone sarà meglio come registrare stessa cosa. Qui si può stare un po' sulla destra,
magari non ci sono i dossi. Però questa via parallela non è lunga. E qui inizia un traffico che non riesco a passare dall'altra parte per prendere questa ciclabile. Anche di domenica e anche quando fa freddo comunque c'è traffico. Qui in settimana è quasi sempre pieno. La pista è diventata un po' brutta perché ha il pavimento di mattoni. Non so a chi è venuto in testa di fare una ciclabile con un pavimento in mattoni. Torno sulla strada. E qui si va verso Alice Castello. Torno perché la ciclabile è brutta. Meglio stare sulla strada anche se c'è un po' di traffico. Guardate qui alla fine che bel stadio di tennis. All'inizio di Borgo Alice. Qui si arriva in una zona 30. Nessun pannello, però vado dritto, forse poi alla fine c'è qualcosa che indica la direzione. Davvero alla fine c'è questi pannelli e noi prendiamo adesso Ivrea 25, Viverone 7 km solo, prendiamo verso Viverone.
l'altra volta io avevo il telefono e non la camera GoPro. Per Viveroni dobbiamo prendere ancora un'altra strada, sempre un po' verso sinistra. Adesso siamo come se sulla parte dell'est del lago, e se andiamo dritto si arriva al lago sulla nostra sinistra. E abbiamo solo 7 km da fare fino al lago. Poi ancora da lì verso Ivrea ancora almeno non più di 25. Se non di meno anche. Non siamo accorti come già siamo alla fine di Alice Castello. Mi pare un minuto fa che sono uscito da Borgo Dale, invece no, ho fatto più distanza. È tutto molto vicino uno dall'altro. Qui un'altra salita, sempre non ripida, perché qui è tutto pianura. È una salita che va sopra l'autostrada, mi sembra. Da qui non si osserva. L'autostrada che va a Aosta. Sì. Guardate, a destra c'è la foresta e strade sterrate. Con il gravel oggi si poteva andare, ma siccome non li conosco, sto sempre sulla strada.
guardate là che belli asini. Stanno pascolando. Uno bianco e uno marrone. Non so a cosa servono i nostri giorni questi asini, per la carne o per qualche lavoro, ma alcuni tengono vicino casa questi asini. Qui siamo un po' in salita, salite e discese e tanti curve. Che un po' copre la visibilità sulla strada e se c'è troppo traffico è un po' pericoloso. Come già dicevo in altri video, io vado sempre con la bici di domenica. Ecco là, c'è una ciclabile sul stirato. Il lago dovrebbe essere qui vicino già. Qui è già provincia di Biella. Stiamo di nuovo per uscire dal Vercelli e arrivare in Biella. E guardate avanti che bellissima anche vista
Forse per questo motivo ha il nome di Biella, perché davanti si apre un bel paesaggio. Guardate la parte sinistra, c'è già il lago. Fra un po' arriviamo al porto di Viverone. Viverone centro e poi anche il lago. Si può girare anche qua su qualche stradina, ma io preferisco andare in centro di Viverone e poi girare al lago. Intorno al lago trovate alberghi, campeggi, come al mare. Abbiamo fatto già una parte della lunghezza del lago. E mi resta solo questa strada per andare al lago. In andata non riuscite ad andare con la macchina, invece con la bici si riesce, solo all'intorno.
avvicinare al lago, ma non c'è nessuna via fino adesso. E guardate, scendiamo qui. Però con le biciclette qui non si può passare. Allora scendiamo e camminiamo. E guardate, qui c'è un bar, ristorante. Guardate qui una strada su quale si può camminare. Andiamo un po' al lago. Facciamo qui un paio di foto. E poi continuiamo di andare ad Ivrea. Guardate, adesso l'acqua è trasparente come al mare. E facciamo un po' di strada vicino al lago. Al bar non si poteva passare sulla bici, invece su questa pista si può andare. Vediamo quanto lunga è. Il pavimento è fatto di mattoni per le bici o
attività sportive non è la migliore scelta, però camminando qui al mattino, alla sera è proprio bello, è larga, guardate là, tre persone e si può passare anche, guardate, riesco a passare con la bici. Guardate che tipi di uccelli. Colore nera. Questa ha una gamba forse raffreddata un po', non riesce a camminare. Anche qua come a Caluso hanno messo qui sui pali, hanno messo delle bambolette per il Natale. Il lago non è tanto grande, però io con il SUP non sono riuscito ad andare fino in fondo in 2 orette. Come distanza arriva un giro, può arrivare anche un po' meno di 5 km. Con una bella strada per uscire con la famiglia. Tutti neri, invece là unica occhio bianca, grandissima, sarà la madre. Qui troviamo tanti bar, ristoranti, terrazze e anche il porto. Se guardate il mio video con lago Viverone, vedete passare una barca turistica e quella barca turistica parte da qui. Può arrivare e fare un giro totale. Da questa parte c'è questa via, invece anche la strada parallela, invece dall'altra parte non vi posso dire. Con il SUP, quando sono arrivato a parte sinistra, era tutto in alberi, e qua finisce la strada, dobbiamo tornare un po'.
Sì, qui la strada finisce e solo si riesce di andare con la macchina. Adesso al ritorno facciamo un po' di strada, perché anche sulla strada è molto bello e potete vedere i parcheggi. A parte sinistra parcheggi per le moto e anche da parte destra un paio, e poi parcheggi per i veicoli, però è tutto blu, è tutto a pagamento. E di estate non trovate qui posto. Io sono venuto una volta con il SAP e non ho trovato posto. Facciamo un po' di salita. La salita verso il centro di Viverone. Ecco, ho scelto bene la stella, sempre sulla piccola. Qui è una salita abbastanza dura. E dopo il lago vicino faceva freddo. Mi riscaldo un po'. Qui mi sembra che sono già passato con la bici.
fatto anche le foto a questa rotonda con la scritta Viverone. Ma siccome questa volta il punto di arrivo non è Viverone ma Ivrea, questa volta non mi fermo qua a fotografare. Facciamo solo un giro così. A guardare la scritta. E poi ritorniamo nel paese. Si passa a Viverone tutto il paesaggio e poi si va verso Piverone e da Piverone prendiamo Azeglio e poi Ivrea, allunghiamo un po' la distanza.
abbiamo pedalato tanto che come già siamo arrivati a Piveroni, e qui è già metropolitana di Torino, comune di Torino. Sulla cartina mi sembrava Piveroni un po' più distante dal lago, invece no, lui sta proprio al lago. Per andare a Piverone, da Piverone sono due strade, questa e poi l'altra da parte destra, tra i villaggi, e quella è più stretta e con salite e discese, invece questa è tutta in pianura, è così dritta. Oggi il tempo scarseggia, è brutto, allora dobbiamo fare le strade più facili e più dritte così. Piveroni anche non è un paesaggio distante di Piveroni. Fra un po' si arriva.
e si arriva anche a 50 km. Distanza 50 km in 3 orette, ma con le pause. Ho fatto pause non previste. Ho passato un gruppo, proviamo a stare dietro. Li raggiungo solo perché c'è rosso, però io qua devo girare ad Azeglio. Giriamo qui a Azeglio e poi a Azeglio facciamo Ivrea, così allunghiamo un po' la distanza. Sembra che la mia batteria sta finendo e la bici diventa pesante da pedalare. L'ho caricato ieri tutta la notte, ma sta lampeggiando la spia. Ecco, dopo un paio di tocchi sul bottone sono riuscito a far partire questa motorina. Da qui Ivrea non è distante, là al semaforo era un pannello che indicava 11 km. Facendo Azeglio e poi Ivrea allunghiamo con 3 o 4 km.
anche se la Zeliu non è sulla strada verso Ivrea, la strada è comunque bella, larga, 2 corsie. È anche nuova. Possiamo girare subito a destra verso Ivrea, ma se no facciamo un pezzo nel centro di Azelia. Il centro sale di poco e si arriva là, c'è una chiesa. Ecco, qui inizia Azelia. Qui c'è via Roma e poi Ivrea subito. Giriamo qua. Vediamo se arriviamo a quella chiesa in alto. Ecco, guardate che alta questa torre. Non ho mai visto così alta in paesaggi piccoli come Azelia. Però non ho tempo di fermarmi. Ci fermiamo a fare la pausa più lunga nella città Ivrea.
paesaggio sta su una collina. E poi è probabile che c'è la discesa verso Ivrea. Speriamo, perché è un po' di fatica andare sempre in salita. Guardate, siamo arrivati a un incrocio. Piverone 4, Ivrea 11. E inizia una strada molto larga. E adesso solo la strada verso Ivrea. 11 km in meno di 20 minuti e siamo lì. Qui davvero c'è la discesa.
Stiamo entrando nel comune di Albiano di Iselli. Intorno a Ivrea sono tantissime strade così come questa per arrivare alla città, perché Ivrea è una città abbastanza grande. È come Cugno, un po' di meno. Come Bardonecchia. Ecco, Albiano di Ivrea. Qui fate attenzione, c'è un autovelox, guardate, 50 km/h, a me mi dà 24, allora è tutto a posto, non mi arriva nessuna multa andando con 24. Poi anche perché non ho nessuna targa. Qui c'è divieto di entrata, anche con la bici non si può entrare. Allora andiamo sulla strada su quale si può.
adesso giriamo qui a sinistra su SP80. Adesso sempre dritto, fra 6 km arriviamo in Ivrea, metà distanza dall'incrocio di Azeglio abbiamo fatto. Chilometro abbiamo già passato, il segno sta a 1 chilometro dal centro. Più o meno verso le ore 14 e un quarto arrivo in città di Ivrea. Dopo 4 ore da Chivasso ho fatto questo grande giro di 60 km e poi mi resta ancora su 40 fino da Ivrea fino a Chivasso. SP80 qui finisce, inizia un'altra statale. Giusto
stretto ma pavimento proprio ideale per la bici. E guardate, cartello Ivrea. Alcuni stanno usando per trasporto anche un mezzo come questo, trainato dai cavalli. Adesso faccio un giro nel centro e mi fermo su qualche piazzale più bella e più grande. Qui c'era scritto inizio Ivrea, ma guardate che le case finiscono e iniziano di nuovo i campi agricoli. Ma non molto dopo di nuovo iniziano le case. Ivrea non è solo città, ma è un grande paesaggio.
traffico aumenta, però la strada non è giusta, è molto stretta e secondo me in settimana qui saranno delle strade bloccate, tanto traffico. Guardate, Ivrea si trova sotto le montagne, iniziano le montagne. Però le cime non sono coperte di neve, fa molto caldo per sciare. Le piste di sci le trovate più in alto, ma sono dopo Aosta. Ecco, i campi sono finito di tutto, adesso siamo all'inizio della città. Per arrivare al centro dobbiamo ancora pedalare 1 chilometro, 2 o 3. Adesso andiamo sempre dritto perché dritto è centro. Prima di entrare in questi palazzi più alti è venuta una puzza di patate fritte.
dopo 4 ore e con questo odore di mangiare mi viene anche a me, e fra un po' mi fermo e qualcosa mangio. Ho preso con me un paio di frutta, se no si può andare, guardate là a destra c'è un Tigros supermercato. Qui anche un Carrefour ma è chiuso. Guardate, il Babbo Natale già sta per aspettare i bambini. Livree come Pinerolo, meglio dire. Ho dimenticato di Pinerolo. Anche Pinerolo sta all'inizio delle montagne. E andiamo su questa pista ciclabile. Così evitiamo i problemi. Qui c'è un parco con dei giochi per i bambini. E andiamo nella zona traffico limitato, perché in zona di traffico limitato inizia il centro. Strada antica, dove sono tanti negozi. Però adesso chiusi. E guardate anche qua ad Ivrea c'è una piazza con una pista di pattinaggio. Qui siamo sulla piazza Ottinenti. Andiamo finché finisce questa strada. E qui guardate, c'è una bella chiesa, mi fermo qui allora. A questa Babbo Natale. Che ha tanti regali.
Ecco qua siamo davanti al comune di Ivrea. Qui hanno messo un albero. Di notte sarà molto bello. Adesso torniamo nel centro. Qui gli abitanti mi hanno detto di un castello. Dobbiamo girare adesso a sinistra e poi a destra fare una salita. Ecco qua, la strada non finisce, andiamo fino in fondo. Qui si va in salita. Io che vivo a Torino da 20 anni, sempre passo andando a Cervinia. Passo ad Ivrea. Ma qui in centro non sono mai venuto. Per me Ivrea è una città così. Che non mi interessa tanto. Però se voi andate a sciare a Aosta da Torino o dall'altra parte, siete un po' più vicino delle piste di Aosta. Io da Torino fino qua devo fare 40 km e andata e ritorno sono 80. E guardate lassù c'è un castello. Facciamo questa strada anche se c'è divieto, non ho tempo di fare i giri. Facciamo piano così. Ecco, guardate. Guardate la torre com'è altissima. Quando passo a Ivrea sempre questo castello lo vedo, si vede dalla strada. Invece dentro non sono mai stato. Adesso il tempo scarseggia, devo tornare.
Faccio solo un paio di foto e subito scendiamo. Ecco, dal castello dobbiamo scendere. E qui subito si arriva al Duomo. Però adesso non ho tempo di entrare dentro. Mi basta che mi sono fermato. Ecco, guardate il Duomo. E qui adesso scendiamo. Scendiamo verso direzione più o meno Strambino. Queste stradine così strette, anche se c'è zona limitata, comunque si viaggia. Adesso sono tornato al parco con i divertimenti. Torno su stessa via perché non vado diretto a Strambino. Ma neanche a Viverone.
vado verso Strambino lo faccio tanto con la macchina. Adesso facciamo qualcosa di diverso dalla macchina. Da Strambrino poi prendo a Visce e da Visce Chivasso. Più o meno una distanza di 40 km. Sono fermato a fare gasolo. La mia bici consuma tanto gasolio. In realtà consuma solo energia elettrica. Adesso dobbiamo andare a un paesaggio che si chiama Tina. Tra Dalbiano di Ivrea e Strambino c'è questo paesaggio. E poi da lì svoltiamo a Strambino. Però prima devo cercare la strada, che sarà una stradina stretta.
la cartina mi dà da girare prima di Sant'Albiano di Ivrea. Sto guardando, ma fino adesso non mi appare nessuna stradina. Tutte le stradine che girano a destra vanno verso i campi agricoli e aziende agricole. Adesso il ritorno non mi devo fermare più. Perché se mi fermo poi torno con il buio. Ho preso la lampadina, ma non so se basterebbe. Ecco qui una strada, forse è questa. Mi fermo un po' a guardare la cartina. La cartina mi dà da fare ancora questa strada dritta e fra un po' si svolta a destra su SP78. Questa è SP79. Mi dà che la strada è fra un po'.
abbiamo passato prima. Il ritorno lo facciamo un po' sulla stessa via. Si poteva andare nella città di Ivrea perché io ho fatto solo un pezzo, più o meno un quarto della città. Si poteva registrare molto di più, però siccome su Gulliver mi hanno dato questo questa strada, allora lo provo di fare come è scritto su Gulliver. Ecco, la SP78 inizia da qui e si arriva a Ciliano. Poi se svoltiamo prima arriviamo a Cambiano, dove poi devo andare io. Però per prima dobbiamo arrivare in un paesaggio Tina. Davanti si arriva a una salita, solo il passaggio sopra l'autostrada.
Prima di arrivare in Ivrea avevo un po' di caldo, ma non tanto. Dopo che mi sono fermato mezz'ora, di nuovo il freddo si sente. Come arrivo a casa, prima che faccio bevo una tazza di tè caldo. Ho voluto prendere la bottiglietta di tè, ma è troppo grande per questa aggancio che per la bottiglietta. Ci sta solo la bottiglietta di plastica e quindi non l'ho preso. Ho messo il tè nella bottiglietta, ma dopo un quarto d'ora era già freddo. Ho dovuto bere il tè freddo. Poi magari quando capita vado in negozio a guardare se ce l'hanno bottigliette da tè per questo tipo di aggancio. Là in avanti si osserva un paesaggio, forse è Tina. Ecco, è davvero Tina. Piccolo paesaggio che io non ho mai sentito, anche se lavoro qui e vengo qui spesso a attraversare, perché lui sta non sulla strada verso direttamente a Torino, ma sta da una parte.
Adesso da qua prendiamo verso Strambino. A metà strada verso Cigliano c'è un'altra città che si chiama Strambino. Latina ha un paesaggio piccolo e poi abbastanza antico. Si poteva fare il centro, ma non mi interessa tanto. Però come intorni è abbastanza bello, sono delle montagne. È meglio stare in una città più grande come Ivreti, dove sono più negozi e diverse cose di quali avete bisogno. Ecco la deviazione che dicevo. Da Caravino a Zelio a Strambino. Si poteva anche prima a Zelio di girare subito a Strambino e tornare a Torino. Ecco una bella rotonda. Strambino 6 km da qua. E per farvi capire meglio sono ancora 53 fino
Torino centro. Se Chivasso è a 25 km, allora mi resta fino a Chivasso più o meno di 30 km. E quindi oggi riesco a superare i 100 km di distanza. Guardate, per la prima volta vedo il sole in totalità lampeggiando, scoperto dalle nuvole, però lui sta su ma non è troppo forte. Poco poco mi riscalda, lo sento un po' di calore. Ma comunque fa abbastanza freddo. Una giornata senza nuvole avete tanto da vedere. Adesso il Monviso non si vede, ma senza nuvole sicuramente lo vedete. Nei giorni festivi, quando le giornate sono più lunghe, si può provare ad andare anche su queste stradine di campagna con il gravel o con mountain bike, così tagliate alcuni pezzi di strada, accorciate o li fate più lunghi. Oggi non rischio di andare su queste strade perché poi se mi buca qualche gomma aspettare qualcuno che mi porta a Chivasso in questo freddo non ho tanta voglia.
oggi è meglio stare su questi bellissimi strade. Se le strade portano verso grandi piste di sci, di solito le strade sono molto belle. E dove non c'è niente, turismo zero, le strade sono peggio di peggio. Guardate che nome questo paesaggio, Realizio. Proviamo ad andare piano piano perché prima sono un po' stanco, se vado in paesaggio vado più piano e poi anche mi stufa già il traffico. Questi belli strade anche fanno anche belle velocità. In posto di massimo 110 fanno anche 140, 150. Guardate un paesaggio prima di Strambino, antico, con una strada antica romana. Anche la strada è bella, stretta, ma e poi anche poco traffico, però dobbiamo andare comunque forti perché guardate il sole sta andando via. Resta solo più o meno un dito dal sole alla terra. E guardate, la strada torna alla statale. Non subito, dobbiamo ancora passare tra questi casi. E questi casi fanno parte del paese Strambino. Il sole non da poco era quasi al centro. E già sta quasi alla terra. Ebbene, magari che alla fine della giornata è uscito per poco.
arrivato a 80 km. Da tanto che non faccio 100. In un anno sono riuscito a fare da Torino fino a Vigliana e ritorno 120 km. E poi con una bici senza motore, ma sportiva. Ecco, guardiamo, stiamo andando in centro di Strambino. Poi da qui si deve prendere la strada verso Vichy e Caluso e poi Chivasso. Mi resta pochissimo da fare. Ecco, qui è la stazione Strambino. Stazione di treni. Anche nel centro di Strambino non sono stato mai. Qui si sente un rumore, forse c'è qualche partita di calcio. In Strambino poi ogni paese qui ha qualche squadra sportiva, o calcio, o basket, o volley. Ecco, c'è scuola di calcio Strambinesi. Si sentono come stanno giocando. Su questa strada sono già stato con la macchina, è quella strada che arriva da Ivrea verso Torino. Alla rotonda si poteva tornare al lago di Viverone, invece io vado verso Caluso. Se il sole tramontava più tardi magari si poteva tornare al lago, perché là c'è una bellissima vista. Ho trovato oggi il lago più bello come di estate, con la gente. L'acqua molto pura.
Trambino qua finisce e dopo solo 50 metri inizia Mercenasco. Non mi fermo a guardare la cartina, già vado verso Caluso, Chivasso, su questa strada. Poi magari se c'è qualche deviazione a Vichy prendiamo poi Vichy. Il Vichy non l'ho visto ancora. Non guardo quello che c'è scritto su Gulliver, già vado direttamente a Chivasso. Così forse riesco ad arrivare prima di tramonto. Qui da questa statale 26 non trovo tanti varianti, tanti altri strade, c'è sempre questa andando verso Chivasso. Mercenasco finisce. E fra non molto arriviamo a Caluso.
si va nel centro di Mircenasco, facciamo un giro. Siamo quasi vicini di Chivasso, però io guardo che per andare dall'altra parte c'è un canale e forse mi devo tornare su questa via. È una bella salita, non ripida, ma dopo 85 km si sente. Vediamo se riesco a girare qui a sinistra e tornare sulla via di prima. Ecco, sono riuscito a passare dall'altra parte del canale. Arrivando alla statale 26. Dopo questa salita mi aspetto una discesa, magari di poco ripida. C'è la discesa, ma comunque devo pedalare.
guardato di nuovo la cartina e Visce Candia Canavesi. Ho dovuto girare prima per arrivare a Visce, invece se ho preso già questa via non ho tempo di tornare indietro e fare quell'altro. Però arrivando al primo paese si può svoltare a sinistra verso Mazze. Guardiamo quel pannello, c'è una strada che va a sinistra, vediamo dove va. La strada che gira fra 230 metri va in centro di Candia. Passiamo anche lì. Oggi abbiamo passato tra tantissimi centri dei paesi. Candia Canavesi. Giriamo veloce finché non è arrivato qualcuno. Qui si passa tutto il centro, poi si arriva ad una strada che va a destra o a sinistra. Quella che va a destra torna sulla statale, invece quella che va a sinistra va più o meno verso Mazze. Magari torniamo a Mazze. Anche a Candia Canavesi c'è una torre castello.
ma l'ho visto da qua, non si vede, però è tutta a sinistra. Ecco, anche qui a Candie c'è un lago, andiamo a vedere. Però a questo lago io sono già stato quando ho fatto il giro di Chivasso Viverone. È un piccolo laghetto, però anche ha una spiaggia, un po' meno di Viverone, più o meno metà. Visce. Possiamo oggi anche arrivare a Visce. Sono solo 6 km. E poi da Visce fare Mazzè. Se sono solo 6 km si può provare di farlo. Guardate che bella discesa. Però ha un semaforo rosso che io comunque lo passo. Ecco, guardate là a sinistra c'è il lago. Però è abbastanza grande. E qui a parte sinistra c'è anche una scuola di canottaggio. Può provare a venire con il SUP. Il lago è più o meno come il lago di Avigliana, anche più grande. E guardate a parte sinistra che grande parcheggio. Ancora 5 km e siamo a Visce. Il sole è andato giù di tutto, non si vede più. Allora dobbiamo aumentare la velocità. Fra un po' arriva il tramonto. Sono le ore 16:15. Ne abbiamo ancora 45 minuti.
più o meno in visibilità, ma poi diventa tutto buio. Un po' abbiamo fatto il contrario come è scritto su Gulliver. Forse non vado a Visce, ma vado a Caluso, perché Visce è come se andare verso Ivrea, invece Caluso è verso Torino. Guardo sulla cartina come fare meglio. Si può fare anche Visce, perché se torniamo a Caluso torniamo su quella statale a Candia. È solo ho perso il tempo facendo questo quadrato. Invece se andiamo a Visce, là possiamo svoltare a Mazzè. Ecco, guardate là a sinistra c'è il lago. A Candia il sole non si vedeva più, ma qui al lago c'è ancora un po' di sole. Guardate la mia immagine in avanti sulla strada. Guardate qua intorno al lago che bellissima strada asfaltata. Un po' stretta e senza striscia al centro. Guardate alla vostra sinistra il lago. Metà di Viverone. Lago di Caluso.
Oggi sicuramente finisco con il buio, poi mettiamo la lampadina alla fine. Fra non molto arriviamo a Visce, però non entriamo nel paese. Alla prima strada che gira a Mazè giriamo verso destra. Non pensavo che oggi arrivo a Visce. Ma siccome il sole è ancora sopra, ho aumentato di nuovo la distanza. E il 100 km li faccio già prima di Chivasso. Qualche pezzo del paesaggio lo dobbiamo fare. Poi alla prima strada che gira a Mazè lo giriamo. Si sta raffreddando come al mattino. Questa strada va sempre
nel centro di Vichy e non finisce mai fuori. Ecco qui la chiesa del paesaggio. E finalmente vedo due pannelli, uno che va su 17 km, MZ4. (17 km si può fare in un po' di più di mezz'oretta. È probabile che arrivo a un 115 km. In questo freddo non è male. E poi il freddo mi ha fatto spingere. Ecco, finalmente Vichy finisce. Finché trovo la marcia giusta passa tanto tempo. Inventate qualcosa di automatico anche sulle biciclette. Così non perdo tempo a cercare la marcia. Una salita tra le più ripide di oggi. È corta ma è molto ripida. Dicevo che è corta ma avanti ancora in salita, ma metà di rapidità del primo pezzo. Qui siamo contro il sole è davanti. È bene che sta ancora su. Ne abbiamo più o meno un'oretta.
un'oretta dal tramonto totale. Finalmente qui a questa vigna finisce la salita. Ma dopo una piccola discesa di nuovo c'è un'altra salita. Adesso alla fine giornata, alla distanza di 100 km, mi sono impegnato a fare le salite. La batteria anche deve finire fra un po'. E fra un po' stiamo entrando in paesaggio Mazè. Frazione di Mazè Barengo. A Barengo c'è una bella discesa, ma corta, e poi andando verso Mazè una salita. In Barengo dobbiamo andare a destra, o Mazè o Barengo è solo uguale a 1 chilometro.
come finisce frazione Barengo, un'altra salita. Vediamo di quanto è brutta. Dopo 100 km anche una salita come questa sembra dura. Guardate, non finisce qua. E neanche dopo questa curva. Al mattino verso Borgo d'Ali era meno salite e discese. Era meglio di cominciare questo giro, questa strada da fare all'inizio. Sono stanco di parlare, alla fine sono rimasto un po' senza parole. Finalmente sono arrivato a Mazzè. Prendiamo verso Tonengo Caluso. Ma mi sembra che sbaglio.
semaforo, mi fermo e guardo la cartina. Si potrebbe girare qui anche verso Villa Regia. Non torniamo a Caluso, ma torniamo più o meno verso Chivasso, ma sulla strada di Tonengo. Un altro paesaggio vicino a Chivasso. Ecco, Tonengo non c'è, però c'è Chivasso e si trova solo a 13 km da qui. Vuole dire che fra un mezz'oretta siamo alla macchina, siamo al parcheggio del supermercato Bennett. Questa strada nuova per me. Se tornavo a Caluso, tornavo su quella strada di sempre. La strada è buona, si può aumentare. Su questa brutta rallento di poco. Perché se mi scoppia adesso qualche gomma devo fare 10 km camminando. Ecco, tipo come questo signore che cammina. Però lui non ha la bici. Ecco, da qui Rondisone gira a sinistra. Io non vado là, non mi interessa Rondisone. Adesso mi interessa solo Chivasso. Con le luci di Natale qui sono accese. Invece i fanali sulla strada ancora no.
Ecco, superati i 100 km, sono a 102 km. E fino a Chivasso ancora 10. Come ho preposto più o meno a 115. A quest'ora di estate si poteva ancora fare il bagno a Viverone o al lago di Caluso. Invece adesso dobbiamo pedalare per arrivare prima del tramonto. Qui Tonengo finisce. E fino a Chivasso non ci sono più dei paesaggi come mi ricordo io, però vediamo se si trova qualcuno. Spero di non usare oggi la lampadina. I miei vestiti sono abbastanza hanno un riflesso a luce. Il zaino poi anche i fanali sulle ruote.
Oggi le montagne sono rimaste scoperte in vista tutta la giornata. E anche il nevischio che sta un po' più su delle montagne. Forse la prossima settimana arriverà la pioggia e la neve, magari nelle zone più alte. E già prossima domenica io inizio la stagione invernale e vado a sciare. Ho pensato di andare a Valle Argentiera e partire da notte e camminare un po' di notte e poi anche al mattino fino al pomeriggio, arrivare più su possibile. Mi sono girato con la faccia verso Chivasi. Da qui è rimasto non tanto, più o meno 5-6 km. Ancora un quarto d'ora. Come orario a Chivasso arriverò a 7 orette con delle pause. Sette orette sarà per alcuni di voi tanto, ma in questo freddo e poi con la strada trafficata sarà un risultato normale. Ecco, qui la strada è sempre dritta, senza salite e senza discese. È bene per defaticamento.
fastidio di sera o di notte perché arrivano le macchine con le luci. Che danno fastidio ai occhi. Qui si gira a Boschetto e allora siamo abbastanza vicini di Chivasso. Mi sembra sui 5-6 km ancora da fare. Ecco, fra un po' arrivo a una rotonda. Dove si può girare verso Chivasso. Magari alla rotonda hanno messo delle lampade che sono già in funzione. Strada statale SP81 verso Chivasso.
a sinistra si va a Verolengo e anche Chivasso centro. E all'uscita dall'autostrada, uscita est di Chivasso. Invece noi dobbiamo andare al centro. Siamo vicini all'autostrada e allora anche dal Benet, perché Benet è subito all'uscita Chivasso centro dalla tangenziale. Ho suonato l'orologio che sono arrivato a 110 km. Ecco, guardando indietro ho visto uscita Chivasso Est. Questa strada l'ho fatto anche nel video Viverone Chivasso o Chivasso Viverone. È l'ultima salita, poi si scende e a destra si va verso Benet. Io mi fermo a mettere la lampadina. Ecco, adesso con la lampadina si vede meglio. La strada e poi siamo meglio visti. Qui a Chivasso guardate per lampadine grandi. Di nuovo Borghetto e di nuovo Chivasso. Qui c'è questa via di lampade. Per fortuna che sono arrivato un po' prima di tramonto.
però non dura tanto questa strada illuminata, ma non fa nulla perché non abbiamo tanto da fare, abbiamo ancora più o meno 1 chilometro o 2. Si può passare anche sulla pista ciclabile che è la parte destra. Adesso nel buio non l'ho visto, se era un po' illuminato era meglio. Passare sulla pista non riesco da qua perché c'è un canalone tra la strada e la pista. Ma fra un po' c'è la rotonda e lì svoltiamo a destra, come mi ricordo io fra un po' c'è il bene. Sto guardando questa cartella che va sul centro e dritto, poi Caluso Ivrea e autostrada. Da qui dobbiamo prendere l'autostrada, uscita che va sul centro. Prendiamo qui la pista ciclabile. E di là si osserva le strisce rosse, forse del McDonald's o del Bennett. Anche la croce verde della farmacia. Ecco la lettera M davanti, gialla che lampeggia. Adesso passiamo dall'altra parte, facciamo un po' di pubblicità di questa zona commerciale, poi vado lì sotto perché c'è più luce. Ecco qua troviamo un negozio UBS. Tanta gente. Facciamo magari alla fine un sorpasso.
Ecco il nome del negozio. E dopo il nome qui del negozio c'è anche la macchina. Ecco, finalmente arrivato davanti allo Bennett. Adesso è già buio, guardate dietro le luci accese e la scritta rossa, il nome del negozio. Sono molto contento poi di arrivare qui perché è già buio, è molto pericoloso di fare attività sportive in buio, specialmente sulle strade. E dopo 113 km e 600 metri e il tempo di 6 ore e 52 minuti con delle pause, la mia attività finisce qua. E da qui, da Chivasso, vi auguro inizio delle feste, una buona giornata o se lo guardate in serata. Guardate YouTube, iscrivetevi al mio canale, rimanete iscritti e arrivederci.